Carissimo Felice, una gioia ritrovarci qui anche quest'anno nella quarta edizione del nostro Ting. Grazie di essere qui, di aver accettato di nuovo il nostro invito, anche se, a parte che Felice Vinci non necessita di presentazioni, ormai non sei più un ospite, ma parte integrante di questo nostro consesso germanico che ogni anno, devo dirlo, diventa sempre più universale. Oserei dire globale e non uso il termine globale a caso, perché le tue ricerche in realtà rafforzano, sostengono, corroborano l'idea che esistesse, che sia esistita una civiltà preistorica globalizzata, che, ti cito testualmente dal tuo ultimo articolo, durante l'optimum climatico olocenico coinvolgeva il mondo intero fino alle latitudini più elevate e ai confini del mondo. Questo mi piace moltissimo. E questo accadeva grazie, come tu ci dici, alla straordinaria abilità di un popolo di navigatori, gli Achei, le cui origini oggi sappiamo, grazie a te, trovarsi all'estremo nord, no? E non sembra un caso che migliaia di anni più tardi, grazie ad un vulcano, seguendo le tue stesse ricerche, no? Le ultime che hai fatto, in questo gigante addormentato che si è risvegliato ed è un'immagine che descriverebbe perfettamente il dottor Hammer. Insomma, non sembra un caso, dicevo, che un sistema tanto universale come quello delle sue cinque leggi biologiche della natura, un sistema che trascende per poi riunirle, scienza e conoscenza, che questo sistema venga a riunire il mondo intero sotto un'unica ala. Chissà, potrebbe essere l'ala di un'aquila o ancora più calzante, secondo me, di una fenice. E in questo caso, che è il nostro caso, questa riunione, questa globalizzazione avviene grazie e soprattutto al progetto di diffusione delle cinque leggi biologiche della Germanische Heilkunde che ha svolto il nostro compianto Helmut Pila, che qui ricordiamo insieme al dottor Hammer con il suo motto: la Germanische Heilkunde dovrà essere conosciuta fino ai confini del mondo. Ora, vorrei dire che il dottor Hammer stesso era molto, molto interessato all'idea che vi fosse stata questa civiltà preistorica da cui traeva profonda ispirazione politica. E sto parlando della mitica Atlantide, di cui tu ormai sei un esperto, e che lui da orgoglioso frisone ubicava piuttosto in Frisia che in Groenlandia, ma in fondo la Frisia e la Groenlandia sono relativamente poco distanti tra loro, no? Soprattutto pare che fossero vicine in epoca preistorica, grazie alla navigabilità del mondo all'epoca. Comunque, l'aspetto interessante qui è che stiamo parlando di una città, forse città è un po' riduttivo come termine per descrivere Atlantide, ma una città polis fondata dagli antichi popoli nordici, gli antichi popoli che poi sono diventati germanici e di cui Platone e dei cui testi il dottor Hammer era profondo conoscitore, di cui Platone ci avrebbe lasciato testimonianza tramandandoci il mito, quello che oggi è un mito di questa civiltà, tanto grandiosa quanto, mi piace dirlo, pacifica. E questo è un tratto del sistema e del carattere del dottor Hammer che io sempre ci tengo a sottolineare, il suo essere pacifico nella sua fermezza, ciò che gli ha eh, consentito di trovare questa connessione diretta con Madre Natura, con il creato, come lui amava chiamarlo, e avere da questo il privilegio di ottenere una conoscenza che oggi riteniamo salvifica. Ma lascio a te il compito di illustrarci le tue ultime ricerche, le tue ultime, per me, fantastiche scoperte e con questo ti lascio anche l'arduo compito di nutrirci con quel buon pane per l'anima e anche forse ambrosia, forse miele per l'intelletto, di cui siamo tutti terribilmente affamati. Sto parlando della conoscenza e chi può farlo meglio di un brillante ricercatore, quale tu sei. Con questo, felice, ti ringrazio di nuovo e ti lascio la parola. Grazie Giovanna, grazie a te e in anticipo grazie a tutti coloro che ci ascoltano e ci ascolteranno. Ecco, vorrei dire che quest'idea di una civiltà globalizzata estesa su tutta la Terra in seguito alla navigazione
è il risultato di tanti indizi che si trovano diffusi dappertutto. Allora, rivedendo le cose dal punto di vista del mondo acheo che tu hai accennato, parleremo in realtà degli antenati degli achei, ovvero degli antenati comuni degli achei, degli indiani. Infatti il grande bramino Bar Gandhar Tilak ha scritto un secolo fa una bellissima cosa tradotta in italiano come le, la dimora artica nei Veda, The Arctic Home in the Vedas, in cui praticamente già sosteneva l'origine artica di una civiltà primordiale, che secondo me abbracciava gli antenati degli Achei, dei Romani, degli Indiani e oserei anche dire degli Ebrei e degli Egizi e dei Fenici. C'erano un po' tutti in quel mondo, un mondo di navigazione che poi, e questa è una cosa molto importante geograficamente, e che riguarda anche direttamente noi in qualche modo, perché si parla tanto di cambiamento climatico. A quell'epoca eravamo nell'ottimo climatico post-glaciale, detto anche ottimo climatico oceanico o dell'Olocene, per molte migliaia di anni, almeno dal 7000 al 2500 a.C., c'è stato un periodo molto più caldo di quello di adesso, che ha portato al fatto che c'era l'Oceano Artico che era navigabile, per cui con una facile navigazione costiera si passava dall'Atlantico al Pacifico e di lì e dall'Oceano Pacifico poi ci si poteva espandere anche sulle isole della Polinesia, dove infatti ho trovato i mitici Campi Elisi, i Campi Elisi sia dei greci e che poi corrispondono ai campi di giunchi degli antichi egizi, che erano il paradiso di Osiride, come i Campi Elisi erano il paradiso del dio Crono e del biondo Radamanto, secondo la mitologia greca. Per cui gli antenati degli egizi e degli antichi achei, che poi divennero i greci quando scesero nel Mediterraneo, avevano questa cosa in comune. E le prove dove stanno? Ci sono non solo miti, leggende, racconti uguali in tutto il mondo. Ad esempio, le 7 Pleiadi sono 7 presso tutti i popoli, i popoli nordici, i greci, i romani, l'estremo oriente, la Polinesia, addirittura tra gli indigeni che vivono al centro dell'Australia, le Pleiadi sono 7 e i racconti che le riguardano sono 7, così pure tra i Sioux Lakota quelli famosi del generale Custer, sterminati dagli Yankees praticamente. Vabbè, questo è un altro argomento. Ci sono le 7 Pleiadi, con tutto che le Pleiadi in realtà visibili in genere oscillano da 6 a 12 a seconda della visibilità e dell'occhio di chi le guarda. E questo è solo un piccolo aspetto. Da questo nasce un'altra cosa. Ci sono molte città che, come diceva Ermete Trismegisto, questa è un'altra conclusione di un'altra cosa che ho scritto, molte città su 7 colli. Tutti sanno di Roma, ma pochi sanno di Gerusalemme, della Mecca, di Teheran, che è almeno 3000 anni più antica di Roma, di Bamberg in Germania, sicuramente lo sapeva il dottor Hammer, di Zevenbergen in Olanda, di Macao in Cina, dove c'è una dea che somiglia anche alla divinità protettrice di Roma, perché io, basandomi su tutta una serie di cose che non posso dilungarmi perché altrimenti facciamo mezzanotte, ho scoperto che Maia, che è la stella centrale delle Pleiadi, corrisponde diciamo, al colle centrale del Palatino, e per cui praticamente il nome di Maia era il nome segreto di Roma per tutta una serie di ragioni che si ritrovano anche negli autori antichi, finora non letti sufficientemente bene, per cui proprio Macrobio dice che Maia, ovvero la madre terra, era la dea protettrice di Roma ed era probabilmente il nome segreto della città. Ma Maia diventa Macca. Macca era il nome della Mecca, uno dei 7 colli della Mecca si chiama Abu Maia, tra l'altro,
e Macca è anche il nome della grande dea celtica che ha dato il nome ad Armagh, città su 7 colli, una città santa dei Celti irlandesi, che è diventata poi la città santa del cristianesimo irlandese. Malachia veniva da lì, da Armagh. Armagh vuol dire Ardamaca, la collina di Maca, e stava su 7 colli, e ci sono delle leggende che corrispondono, per cui Maca era la madre terra e si ritrova appunto in Macao, anche fatta su 7 colli, eccetera eccetera. E adesso vi dico un'altra cosa curiosa, tutti la possono controllare. La madre terra, la dea della terra, madre dei Sioux Lakota, si chiama Macca, esattamente come la dea degli irlandesi è quella degli antenati degli stessi arabi, che evidentemente la Mecca, perché la Mecca è una corruzione di Macca. La Mecca in arabo si chiama Macca, proprio per ricordare questa cosa, cioè tutto il mondo è circondato di sempre delle stesse parole e gli stessi concetti, per cui alla fine ritroviamo la dea tra gli slavi, una dea che è la dea madre, si chiama Mokosh, e al solito vediamo che Mokosh non è altro che Macca, da cui probabilmente viene Mosca, che sta pure su 7 colli, anche se è più recente. Vedete che il mondo è avviluppato da una rete di miti, ma non solo di miti, di megaliti, delle costruzioni alte, diciamo in pietra, che non si sa bene come siano state erette, ma in un altro lavoro che ho fatto, che mi è stato pubblicato sempre su una rivista recentemente, ho scoperto che le mitiche colonne d'Ercole, di cui parla Platone dicendo che stavano all'imbocco di un porto dallo stretto imbocco, da cui si andava, dice Platone, dall'altra parte dell'oceano. Platone conosceva l'America, infatti ci scommette sopra, come dice un grande studioso italiano, il Turolla, grande studioso di Platone e del mondo greco. E Platone fa notare, dice che al di là dell'oceano c'è veramente, certamente, assolutissimamente un continente. Cioè lo sapeva benissimo, perché in epoca preistorica il fatto di poter avere un clima più mite, la possibilità anche di passare al di sopra del continente americano per arrivare nel Pacifico, doveva essere ben nota. Il National Geographic nel magazine, nel numero di settembre 2024, ha pubblicato un articolo in cui parla dei graffiti rupestri del Sahara, perché il Sahara, quando su faceva più caldo, era una pianura irrigata, era una savana, e infatti i graffiti rupestri del Sahara fanno vedere le giraffe, fanno vedere i leoni e gli elefanti, i graffiti del Tassili. Ma perché? Tutto il ghiaccio che c'è tuttora, che adesso si sta sciogliendo, diventava acqua. Il ghiaccio è la morte, non ci può vivere nulla, serve solo a noi per sciare. Io da ragazzo sciavo in Valsenales, dove c'è il ghiacciaio di Valsenales, e mi auguro che tra 50 anni quel ghiaccio sarà diventato acqua. Quell'acqua va a piovere dove? Va a piovere sulle zone desertiche. Infatti dal 7000 al 2005 avanti Cristo, dice il National Geographic, non lo dico io, il Sahara era una savana, appunto, con i fiumi e con i fiumi alimentati proprio da quest'acqua che adesso è diventata ghiaccio, che si trova tutta nel nord congelata, e la vita è congelata lì, perché dove non c'è ghiaccio c'è tundra. Cioè o il mare gelato, che è il mare artico, che tra poco diventerà di nuovo navigabile, di qui anche tanti problemi geopolitici attualissimi, e non aggiungo altro, ma diciamo che e poi vicino alle coste, quella che adesso è una squalida tundra con muschi e licheni, era una rigogliosissima foresta boreale con lupi, orsi, scoiattoli, lepri, che corrispondeva alla foresta equatoriale che c'era al posto della savana, e alla savana che c'era al posto dell'attuale deserto. Due deserti, uno ghiacciato ed uno caldo, attuali, al posto dei quali 5.000 anni fa
al tempo dell'optimum climatico c'erano due posti pieni di vita, che adesso io dico ai miei nipoti, siete fortunati, mi hanno guardato come un matto la prima volta che gliel'ho detto, perché dice che a scuola gli insegnavano tutta un'altra cosa, siete fortunati perché l'optimum climatico sarà invece una festa per la flora e la fauna di questo mondo, a dispetto di quelli che ci vogliono speculare sopra e farci buttare i soldi, mentre invece l'unica cosa che dovremmo fare, dato che diventeremo un paese subtropicale, la Germania sarà un paese temperato, beati loro, noi saremo tutti tropicali, dovremo fare grandi opere idriche per raccogliere l'acqua in eccesso quando piove in maniera torrenziale, cosa che sta avvenendo in questo periodo, oppure ci sarà la siccità e con quell'acqua si riusciranno ad irrigare i campi nei periodi di siccità. Tutto il resto saranno soldi buttati, buttatissimi. Comunque, speriamo che nessuno butti dalla finestra me. Comunque, quello che voglio dire, senza autopsia poi, mi sarò suicidato e basta, diranno. Va bene. Non lo Comunque, permetteremo, non lo non lo possiamo permetteremo, permettere. va bene. Mettetemi giù un materasso. Comunque, quello che voglio dire, va bene, a parte questa storia di Maca che si ritrova declinata tra i Sioux Lakota e in giro per il mondo, e ce ne sono anche altre, il professor Surdick, Francesco Surdick, ha scritto dei libri sul fatto che i primi esploratori della Polinesia hanno trovato sì alcuni indigeni che erano di pelle scura e bassini, ma altri erano interi gruppi di uomini e donne alti, biondi e con gli occhi azzurri. Mi sono accorto che ci sono miti e leggende, il diluvio, la torre di Babele, che si trovano in tutta la Polinesia. E come ci si sono arrivati lì? E una cosa recente che ho trovato, per esempio, è che sia le Hawaii che a Samoa, che è molto lontana, il nome dell'aquila è Aeto, Aeto o Aeto. Ora in greco Aetos vuol dire aquila, in greco antico. Ma lo stesso Aloha, il ciao dei polinesiani, non è altro che il latino vale, e ci sono altre cose nelle lingue nordiche che ci somigliano. Perciò noi viviamo in un mondo che era molto connesso, e addirittura in Omero troviamo che nell'isola dei Campi Elisi c'era una bellissima pianura che ho identificato con la baia di Hilo, che si trova nell'isola Hawaii, la più grande delle Hawaii, dove dice Omero che c'era un bellissimo vento rinfrescante. Questo lo dice Omero nell'Odissea. Ora, le isole Hawaii hanno questa caratteristica che le distingue dagli altri posti tropicali, che d'estate, quando fa più caldo perché il sole è più a picco, è più vicino allo zenith, mentre in altri posti si crepa di caldo, lì c'è questo bellissimo vento fresco, come dice Omero, un vento rinfrescante, che arriva direttamente dall'Alaska, per un gioco di correnti del Pacifico. Per cui i nostri antenati, mentre già in epoca preindustriale, prima gli spagnoli, poi gli inglesi, i francesi e gli altri, dovevano, per arrivare in Polinesia, però ci sono arrivati, passare da Capo Horn, e metà delle navi, oppure dallo Stretto di Magellano, e molte navi venivano distrutte dalle tempeste, da tutti gli altri guai che c'erano lì. I nostri fortunati antenati, quando c'era l'optimum climatico, passavano da sopra, dalla rotta polare, che era molto più breve, ed era un costeggiare la costa canadese, venendo dall'Atlantico. Dopodiché, quando si arrivava allo stretto di Bering, giravano, costeggiavano un po' di Alaska, e poi l'Aliseo di nord-est, quello che Omero ricorda come il vento rinfrescante, li portava direttamente all'isola Hawaii. Per cui abbiamo tutta una serie di correlazioni geografiche, climatiche. Un'altra cosa, mi ha emozionato poi leggere in Pindaro che i Campi Elisi, ne cui parla anche lui, c'è un bellissimo fiore d'oro che spunta da bellissimi alberi. Beh, ho scoperto che il fiore di stato delle isole Hawaii dal 1988 fino adesso è stato nominato l'ibisco giallo hawaiano, che è un bellissimo fiore d'oro, è un ibisco
però con un diametro di 10-15 centimetri, giallo, con dei bellissimi cespugli alti parecchi metri, che corrisponde esattamente a quello che dice Pindaro, che pure lui ricorda il vento, come lo ricorda anche Esiodo. C'è il Diodoro Siculo, il quale racconta a sua volta che Osiride, che era il dio del campi dei giunchi, dove risiedevano i fortunati, beati vincitori della lotteria dell'aldilà, degli egizi, cioè siamo in epoca pre-egizia, pre-dinastica, e Crono, che era il dio invece di questi mitici campi elisi insieme col biondo Radamanto, erano padre e figlio, cioè erano la stessa cosa. E infatti nei campi di giunchi egizi ci sono le stesse caratteristiche, e se io vi dico che il dio dei polinesiani si chiama Horo, che non è altro che Horus, il dio egizio, il dio del sole polinesiano si chiama Ra, e Ra è il dio del sole egizio. Il calendario polinesiano, 12 mesi di 30 giorni ciascuno più 5 giorni aggiuntivi, è identico al calendario egizio. Per gli egiziani c'è lo spirito dell'uomo, era diviso in l'essere umano, l'essere vivente, c'era un corpo fisico, il Ka, che è una specie di corpo elettromagnetico, e il Ba, che è lo spirito assoluto che coinvolge tutto. Bene, presso i polinesiani c'era il Ko che corrisponde al Ka e il Bao che corrisponde al Ba, cioè tutto identico, cioè i polinesiani attuali sono i pronipoti degli antenati comuni agli egizi e ai greci. Poi a sua volta in questa civiltà nordica, in cui praticamente, come dice il Tilak, si poteva prosperare sulle coste norvegesi e probabilmente anche su quelle canadesi, forse anche su quelle russe del nord, a un certo punto arriva il ghiaccio, scappano tutti. Che succede? Gli antenati degli Achei scendono verso sud, arrivano al Baltico, e lì scoppia la guerra di Troia, e tutto il mondo di Omero è un mondo baltico che però ricordava come in maniera come un mondo mitico il precedente mondo dell'estremo nord, perché il Baltico non è estremo nord, è un mondo intermedio. Dopodiché alcuni di loro nel 1600 a.C., probabilmente per un'altra crisi climatica, sono scesi più giù, sono arrivati attraverso il Dniepr, fiume che fino a qualche anno fa conoscevo soltanto io, adesso invece lo sanno tutti purtroppo dove sta, dove hanno trovato nel basso corso del Dniepr tombe a fossa simili alle tombe micenee, sono arrivati nel Mediterraneo, hanno fondato la civiltà micenea, e i loro posteri sono i greci. Le leggende, il mito di Pegaso, il mito della Medusa. Agamennone la Medusa ce l'aveva sullo scudo, perciò per lui la Medusa era la memoria di un'epoca mitica pure per lui. Cioè gli Achei baltici vedevano già come mito i loro padri che si trovavano nell'estremo nord, e quando Ulisse viaggia, in effetti nei viaggi di Ulisse ho collocato il mondo dei viaggi di Ulisse proprio nell'estremo nord, è il ritorno alla terra dei morti, dove lui infatti va a visitare, che è la terra degli antenati. Erano gli antenati degli Achei nordici che venivano dall'estremo nord, e in questa latitudine intermedia stavano, per poi alla fine gli ultimi sono scesi giù nel Mediterraneo e hanno tramandato oralmente questi miti e leggende del Baltico, e in cui c'è qualcosa anche di una mitologia ancora precedente, e alla fine è arrivato tutto fino a noi, perché poi nel Mediterraneo hanno imparato a leggere e scrivere, e ci sono rimasti l'Iliade dell'Odissea. Nel contempo, dall'estremo nord, altri sono scesi non più direttamente verso sud, verso il Baltico, ma verso le steppe russe, verso sud-est. Nelle steppe russe hanno fondato la civiltà delle steppe, c'è stata una civiltà delle steppe, di quella di cui parla la Maria Gimbutas, e poi da lì sono scesi verso l'India e l'Iran, e i loro posteri anche lì in 3 tappe praticamente: estremo nord, civiltà delle steppe, India ed Iran, dove poi ci sono praticamente i rapporti con il estremo nord, si ritrovano anche nei loro miti. Questo, se voi cercate sulla Wikipedia inglese Nordic Bronze Age, età nordica del bronzo in inglese, Wikipedia inglese, che è molto meglio di quella italiana, trovate appunto le correlazioni molto strette che vengono dette tra la civiltà micenea in Grecia,
la civiltà nordica e queste civiltà qui. Cioè tutto era collegato da questa fuga. Nel frattempo, quelli che stavano all'estremo nord, in questo periodo felice in cui faceva più caldo e si navigava facilmente, si arrivava facilmente al Pacifico attraverso Bering, avevano usato i Campi Elisi, cioè l'isola Hawaii, come la loro sede di elezione per poter vivere felicemente da quelle parti. Perciò, come vedete, abbiamo un quadro generale di una preistoria che è molto più dinamica, molto più interessante di quella attuale. Probabilmente anche gli antenati degli egizi, gli antenati degli ebrei fecero una cosa del genere, però anche qui bisognerebbe andare a vedere nei dettagli, ma per esempio il Flinders Petrie, grande studioso dell'Egitto, diciamo, ormai del secolo scorso, aveva notato l'analogia tra i nomi delle città, di alcune città egizie e di città del nord, diciamo, di questa discesa, sempre passando verso dall'est europeo. Per cui avete tutto un quadro generale che va a costituire quella che era la civiltà preistorica globale di cui parla Platone quando parla dell'isola Atlantide. La Groenlandia in realtà è una grandissima isola che ha una caratteristica particolarissima geologica, c'è una grande pianura centrale e tante montagne attorno, per cui praticamente corrisponde esattamente che cosa? All'Atlantide di cui parla il Crizia, il secondo dialogo di Platone che parla di Atlantide, cioè con grandissime montagne che circondano tutto. Però questa Atlantide qui non è quella che sprofonda di cui parla nel Timeo. Nel Timeo Atlantide è una terra bassa che sprofonda lentamente, che corrisponde a tutta una zona del mare del nord che praticamente sprofondò probabilmente 8.000 anni fa circa, sprofondò nel mare del nord che è ancora molto basso e infatti hanno trovato resti recenti, relativamente recenti anche di animali che vivevano lì e che ancora, per cui praticamente quella doveva essere una specie di dépendance, di filiale dell'Atlantide principale, chiamata anch'essa Atlantide, che poi secondo Platone andarono a combattere questi Atlanti con gli ateniesi, con Atene, secondo quello che dice Platone. Ma perché? Perché l'Atene nordica era quella di cui parla Omero, che non era l'Atene che conosciamo noi in Grecia, ma era un'Atene che si trovava nel sud della Svezia, che è identificata esattamente con l'attuale città di Karlskrona, una città moderna, ma ancora si trova ancora tutti i toponimi che corrispondono all'antica Atene. E oltretutto, stando su isole, spiega il fatto che Atene è un nome al plurale, mentre invece l'Atene attuale sta solo sulla costa. Questo vale per tutte le principali città, vale per tutte le tre città principali del mondo omerico, Atene, Tebe e Micene. Nessuno si era accorto che sono tutti nomi al plurale, Athens in inglese, Atinai. Perché? Perché erano città a cavallo tra terraferme e isole, e chi ha studiato un pochino al liceo sa che Siracuse era un nome al plurale di Siracusa, perché c'era la parte della costa e tuttora c'è l'isola Ortigia davanti, perciò c'era la Siracusa terraferma e la Siracusa isola, erano due. E così Atene, Tebe e Micene originarie erano tre città del nord Europa che si ritrovano. Una si chiama Tebbi e sta vicino a Stoccolma, che infatti sta su delle isole, e a Tebbi e lì vicino a Stoccolma c'è una spiaggia chiamata Tireso, che ricorda il tebano Tiresia. Dopo 3.000 anni o 4.000 ancora gli svedesi si ricordano di Tiresia che sta lì a casa loro. Invece la Micene omerica corrispondeva all'attuale Copenaghen, che in effetti è un'isola davanti, e questa cosa me l'ha suggerita il mio amico traduttore di Omero nel Baltico in lingua danese, perché io mi ci stavo scervellando dove dovesse stare, e me l'ha trovata lui. Per cui in pratica, insomma, Atene invece è una città, era una città che adesso si trova dove c'è il Karlskrona, che è una città moderna. Perciò vediamo un quadro di un mondo estremamente dinamico, in movimento, molto moderno, che approfittando dell'ottimo climatico preistorico scorrazzava per tutti gli oceani e ha costruito una civiltà globale di cui troviamo frammenti di folklore, di megaliti e di credenze, ripeto, tra i Sioux Lakota e perfino tra gli aborigini australiani, tutti uguali tra loro, tutte le stesse cose si raccontano. E io nel mio libro I misteri della città megalitica ho anche mostrato la correlazione strettissima che c'è tra il mondo celtico,
quello dei Celti, dall'Inghilterra alla Francia, eccetera, e il mondo mesopotamico. Il mondo mesopotamico, gli Sumeri, sono una lingua isolata, mentre tutte le lingue, andando da un posto a un altro, tendono poi a somigliarsi le lingue dei vicini, soprattutto dove le zone di sovrapposizione. La lingua sumerica è isolata perché erano arrivati per nave, e questo lo dice proprio il mito di fondazione di Oannes dei Sumeri. Ma dove si trova il mondo dei Sumeri? Si trova lontano, perché gli Aymara del lago Titicaca parlano lingue Quechua e Aymara che per alcuni studiosi somigliano al sumero, e hanno trovato un certo vaso fuente magna, che adesso si trova alla Paz, sulle sponde del Titicaca, dove ci sono iscrizioni protosumeriche, e un monolite di Pocotia, sempre lì sul Titicaca, dove ci sono iscrizioni che ricordano il sumero. E questo mi ricorda quello che dice Dante nel primo canto del Purgatorio, dove trova 4 sante stelle, che non possono che essere la croce del sud. Infatti il Titicaca si trova a sud dell'equatore. Vedete come, e come lo sapesse Dante, Dio solo lo sa, vedete comunque come si sta allargando un quadro in cui c'era una civiltà globale che aveva i suoi tentacoli, per così dire, rappresentati dalle sue navi, come dice Platone, dappertutto. Maca, Macao, Maia, la nostra Maia di Roma, e la Mecca, eccetera, eccetera, la Macca di Armagh e la Macca dei Siul Lakota e la Mokosh sono tutti uguali, diciamo, in questa globalizzazione preistorica. Aggiungo solo quell'ultima cosa di quell'ultimo articolo. Allora, mi sono accorto che i supplizi di Tizio e di Prometeo sono praticamente identici. C'è un uccello rapace che gli divora il fegato. Questi erano due giganti figli della terra. Di Tizio poi Omero dice che aveva dimensioni enormi, stava sdraiato per terra. Ecco, da tutta una serie di correlazioni che ho fatto, qui non mi ci posso soffermare, emerge che probabilmente erano all'inizio delle metafore degli antichi vulcani del tipo a scudo. Sono vulcani con una lava molto fusa, che man mano che la lava si rapprende, forma come dei lobi che somigliano a quelli del fegato, mentre all'inizio ci sono schizzi di lava che arrivano luminosi, che arrivano fino a 100 metri d'altezza, e infatti il nome dell'aquila probabilmente in molte lingue ricorda qualcosa di luminoso, di chiaro, eccetera. Perciò l'aquila che divora il fegato di Prometeo, il dio del fuoco, non è altro che questa cosa, e che si trova proprio in Polinesia, perché c'è un dio del fuoco Tiiti, che ricorda Tizio, che invece però è identico a Prometeo perché porta il fuoco agli abitanti di Samoa, e il suo nome di Tizio, Tiiti, si ritrova in Tiazi, che è un dio della mitologia nordica che rapisce Idun e compie lo stesso sacrilegio che fa Tizio nell'Odissea, per il quale è condannato nell'Ade. Tizio, Tiazi, forse Titani, Tizio, e in italiano Tizzone. Tizzone vuol dire cosa infuocata, dal verbo latino attiziare. Per cui vedete come tutto torna tutto dappertutto. A questo punto penso che abbiamo sforato ampiamente il tempo che mi era concesso, per cui direi che forse per oggi possa bastare questa ubriacatura di passaggi attraverso l'intero orbe terracqueo. Non a caso, non a caso l'abbiamo chiamata l'Ambrosio, no? Ci Sì. siamo ubriacati di questo ambrosio, di questo nettare, ma io come sempre sono assolutamente affascinata dalla tua intelligenza, intesa etimologicamente. Scusate, oggi mi intartaglio. Magari ricollegare le cose, questo sì, il buon Dio me Esatto, l'ha data. è proprio la capacità di intelleggere. Guarda, le nostre conversazioni in effetti mi ricordano molto quelle che avevo con il dottor Hammer, dove io rimanevo assolutamente a bocca aperta davanti alla sua conoscenza, ma una conoscenza unita ad un'agilità mentale
io definirei anche musicale. Detto da me è veramente un complimento, perché uso musicale nel senso più squisito del termine, no? Addirittura dove c'è anche il senso di essere ispirati da Euterpe, perché lì è dove si unisce questa profonda conoscenza delle lingue che avete in comune, no? Il dottor Amer e tu, e appunto l'elasticità di un orecchio musicale che io credo che molte volte sia come una scintilla che accende il ragionamento, no? Per esempio, Maca, Maya, Mecca, Sì, Macao sì, non è solo sì. una rilevazione di assonanze, ma è uno Stargate che, Sì. se decodificato, diciamo, apre dimensioni davvero Te, inedite. te ne dico un'ultimissima. Sì, I per Siu favore. Lakota, sempre loro, che parlavano dei sette fuochi del consiglio, che poi erano probabilmente le Pleiadi, perché le Pleiadi in molti miti sono rappresentati con dei fuochi, sette fuochi del consiglio. Sempre Siu Lakota chiamavano Wakan lo spirito che permea l'universo, il corrispondente del logos che si trova dappertutto, di San Giovanni, oppure il Brahman del mondo dei Brahmini, forse il Ba degli stessi egizi. Bene, lo stesso nome Waka indica la stessa cosa presso gli Oromo dell'Etiopia, che sono separati dai Siu dall'Oceano Atlantico più il continente americano da una parte e tutto il continente africano dall'altra. Siamo a 15.000 chilometri di distanza. Wakan e Waka, da qui forse deriva anche il latino acqua, l'acqua, che è l'elemento primordiale in cui sguazza tutto, è caduta la W. Per cui guardate, è una fantasmagoria di cose che si rincorrono sempre con gli stessi nomi, con gli stessi simboli e con gli stessi Sì. anche megaliti. Scusa, non avevo accennato al fatto che le colonne d'Ercole, usando questa logica, si trovano proprio dove? Al porto dallo stretto in Bocco, che come davanti, come dice Platone, portava al continente dall'altra parte dell'oceano. Io le ho trovate, c'è un grande all'Oc Mariachè, all'imbocco del golfo del Morbihan, che è un punto logico per andare verso l'America dalla Bretagna. C'è un enorme megalite alto 20 metri e pesante 300 tonnellate, rotto in 4 pezzi per terra, le Grand Menhir Brisé d'Ergra. Ergra. Bene, Ergra vuol dire Eracles, perché hanno scoperto recentemente che dietro a questo megalite ce n'erano altri 18. Era una fila di enormi 18 megaliti messi in fila davanti all'ingresso del porto. Come dice Platone, ecco le vere colonne d'Ercole, ecco il mondo di Platone che ti ritorna vero e vivo in questi 19 megaliti che salutavano i naviganti che partivano verso il lontano continente dall'altra parte, si raccomandavano a Dio sperando di un giorno di potersene tornare a casa. È incredibile, davvero incredibile. Incredibile. Io sono affascinata e mi piace portare questa tua conoscenza, ma questa tua chiave, no? Dimensionale all'attenzione delle persone che si interessano, diciamo, più scientificamente al sistema. Qui siamo nel team dedicato al dottor Hammer, no? Per questo ne parlo al sistema che definiscono scientifico della Germanische Heilkunde, parlo di medici, di terapeuti, eccetera. Mi piace e c'è bisogno di questi interventi tuoi perché la storia e il mito, a saperli leggere, in realtà ci rivelano non solo conoscenza, ma anche scienza. Mi è venuto in mente quando parlavi di Prometeo, no? Sì. Che il dottor Hammer nella sua tabella scientifica fa proprio riferimento a questo mito per spiegare il conflitto del parenchima del fegato e la capacità rigenerativa che ha quest'organo. Quindi Bravo. questa Tutto connesso, sì. chiave, è vero, questa chiave se noi sappiamo usarla in fondo e forse per usarla ci vuole un po' di umiltà, perché sennò facciamo poi la fine di Prometeo, no? Con la sua hubris. Forse anche questo è un Tipica della monito. scienza di adesso, Ecco, purtroppo. esatto, è un monito, è un monito. Mhm. Se non vogliamo essere condannati, no, allo stesso supplizio, E ben ci protetti. converrà rimanere umili. Però ecco, quello che
quello che volevo arrivare a dire, ecco, appunto, leggendo umilmente, credo che sia proprio un piccolo segreto questo di restare umili di fronte al mito, all'archetipo e alla storia che ritroviamo viva in realtà, sia nella scienza che nei megaliti che nell'orbe terracqueo. Proprio eh, così. cre- Credo che abbiamo una possibilità di evolverci nella parte migliore di noi, ce n'è così bisogno, almeno io ne sento tanto la mancanza, mi ci metto per prima, però quando incontro persone così, studi così, ricerche come la tua, come ti dicevo prima, no? Il commento di mia sorella è stato quello che poi io ho riportato nel presentarti, questo è pane, pane per l'anima, buon pane per l'anima. Adesso ci stiamo nutrendo Grazie. di junk food cosiddetto, no? Di cibo spazzatura. Quindi grazie, grazie, Grazie a te e grazie a tutti. sì, grazie Felice per questa gemma, davvero che ci ha regalato anche oggi. Io non vedo l'ora di editare questo splendido incontro del Ting con te per trasmetterlo. Lo ricordo nel giorno del solstizio, no? È il sole che si ferma per un attimo, così come è successo qui oggi, ad illuminarci e scaldarci con i suoi raggi di verità. Lo coniugo così oggi. Quindi non vedo l'ora di condividere il tuo intervento. Ovviamente ti ricordo e ricordo a tutti che tutti i tuoi articoli e i tuoi video sono condivisi nella nostra comunità Magna Germania, nelle tre lingue tedesco, inglese e spagnolo. Ci stiamo attrezzando per aprire il ramo italiano, perdonami, dell'Accademia Pillar di Germanische Heilkunde, dove senz'altro i nostri connazionali potranno apprezzare la tua conoscenza filtrata dalla tua voce diretta, che è una voce così anche melodiosa e che è per noi italiani un privilegio. Grazie di nuovo.